Rabbia ce n'è tanta, però bisogna anche ragionare su come migliorare questo aspetto, perché non è la prima volta che ci vede partire non forti e sapevamo comunque l'importanza della gara e la rabbia sul risultato finale, per comunque, pur avendo fatto una prestazione, però le prestazioni non bastano se poi alla fine non scendi in campo con l'atteggiamento e la concentrazione, la cattiveria, la voglia di portare a casa un risultato a tutti i costi, perché sì, ci vede favorevoli sul possesso palla, sulle occasioni da gol clamorose, ma poi alla fine quello che conta è il risultato finale, quindi spesso e volentieri se siamo qui a recriminare sul risultato vuol dire che qualche lacuna, qualche pecca ce l'abbiamo e non è possibile i primi 5 minuti della partita di oggi, quindi bisogna ragionare su questo e sul fatto che nonostante le prime partite abbiamo giocato con le prime della classe, avevamo la quarta miglior difesa, molto probabilmente perché affrontavamo le partite rispettando di più l'avversario, con più concentrazione e attenzione. In questo momento nelle ultime partite abbiamo subito 13 gol e questo non te lo puoi permettere, perché nel campionato italiano la cosa più importante è il numero dei gol subiti, che è quello che poi ti porta a determinare la vittoria di un campionato o il raggiungimento dell'obiettivo. Bisogna lavorare con più fame, mi riferisco non durante la settimana, perché i ragazzi durante la settimana lavorano anche bene, mi riferisco proprio durante la gara, perché non possiamo permetterci alcuni errori dove ci vedono in supranumerica sul primo gol, errori di posizionamento sul secondo, sulle punizioni dove ci lavoriamo e quindi vuol dire proprio non applicare quello che si prova. E questo non ce lo possiamo permettere, perché dopo in Serie A, pur affrontando l'ultima in classifica, e sapevamo che comunque era una classifica bugiarda per la rosa del Cagliari, abbiamo fatto di tutto per regalargli la partita e questo non ce lo possiamo permettere. Nell'episodio dell'espulsione c'è ancora più rabbia e rammarico, perché non c'è stata nessuna polemica, nessuna offesa, nasce da una situazione dove ci poteva essere o come no una situazione di calcio di rigore, dalla situazione da campo è rigore tutta la vita, è chiaro che poi si può analizzare, non è la polemica del rigore o meno, dovevamo essere più furbi e bravi noi comunque a concretizzare quella situazione, come è stato esperto e bravo Cepitelli a far sì che non concludessimo in maniera pulita in porta, ma in quella circostanza João Pedro me lo sono ritrovato sotto i piedi, ho saltato João Pedro e per evitare Torsby ho messo 2 piedi in campo e Marchetti, di cui mi sono già chiarito e purtroppo non sapere il regolamento, che dopo il rosso mi vede costretto a saltare una partita, c'è ancora più rammarico, perché gli ho detto che poteva pazientare un attimo insieme a darmi un giallo, però non è nessuna polemica contro un arbitro comunque giovane, dove bene o male ha arbitrato anche abbastanza bene, poi si può anche ragionare sulla gestione della gara, no? Sui palloni che sono già spariti nel primo tempo e quant'altro, ma tutto questo noi lo sapevamo, quindi non possiamo stare dietro a questo, noi dobbiamo ragionare solo su quello che possiamo determinare, quello su cui possiamo determinare noi è il campo e oggi non siamo stati bravi a determinare un risultato positivo.